La guerra è pace, la libertà è schiavitù e l'ignoranza è forza. Questi sono tre slogan nel libro di Orwell, uscito più di 70 anni fa. Nel 2022 invece abbiamo un presidente della Federazione Russa che in conferenza stampa parla di impero della menzogna, altri che evocano il principe delle bugie, delle menzogne e di quanto sia comoda la bugia rispetto alla scomoda verità. Serviti un tè, un caffè, mettiti comodo in poltrona, allaccia bene le cinture di sicurezza perché anche quello che ho da dirti davvero ti interesserà. Vedete, in molti di voi forse oggi non capiranno bene questo video. Molti altri penseranno di avere capito e magari si fermeranno a metà o adesso mentre sto dicendo proprio queste cose e passeranno a un altro video, abbandonando così a metà, come in una triste rinuncia alla riflessione, alla discussione e al potere che hanno le interconnessioni tra uomini. Non si può più avere un'opinione diversa da quella che decide il sistema mediatico. I controllori, i fake checker sono lì che vegliano su di noi costantemente, che correggono come faceva il Ministero della Verità e di orwelliana memoria, correggono il significato delle parole, i titoli del giornale, utilizzano un vocabolario specifico e modificano il vocabolario esistente, mettendo di fatto un recinto delimitato e protetto alla programmazione neurolinguistica, al significato delle parole e all'utilizzo che ne possiamo fare. La giungla dell'algoritmo, o meglio la legge, l'unica legge vigente, cioè quella dell'algoritmo, fa comparire segnali di allarme, articoli evocatori, pseudo-verità o verità solo accertate da certi organismi, li fa apparire appena nominate, appena postate, appena scrivete su tutti oramai gli apparecchi tecnologici delle parole chiave, una lista nera di parole che non potete utilizzare come volete voi, ma che dovete per forza accostare a significati prestabiliti, preconfezionati. Le informazioni corrette sono queste. Clicca qui. La disinformazione è pericolosa. La disinformazione uccide. Quello che sta succedendo oggi è davvero incredibile, inimmaginabile anche solo 4 anni fa, 5 anni fa. E soprattutto dall'altra parte, se noi giriamo questa telecamera virtuale, se noi ci mettiamo dall'altra parte di chi crea contenuti, in che modo siamo arrivati che l'evidenza non è neanche più presa in considerazione? Milioni di servi di utili idioti pronti ad accusare chiunque voglia la pace, pronti a puntare il loro dito contro chi vuole negoziare. Chi vuole raggiungere un compromesso è il colpevole. Se sei pro, tutto ok. Se sei contro, tutto ok. Ma tutte le soluzioni intermedie non sono previste dal sistema e quindi non sono accettate. Non fanno parte della narrazione. Si può essere solo o pro o contro. Per far vincere la pace ci vogliono più armi. Per sconfiggere un virus ci vogliono più virus. Per sconfiggere il problema delle auto ci vogliono più auto. Il completo ribaltamento della logica
del comune senso del pudore, del buon senso, dello spirito critico, hanno trasformato per la narrazione i peggiori dittatori in eroi, i folli, gli psicopatici in salvatori della patria, meri speculatori finanziari nell'unica speranza possibile per salvare il salvabile. In molti dicono che viviamo nel Kali Yuga, nell'epoca della oscurità, dove una stratificazione di veli ci impedisce di vedere la luce. Vi è mai capitato di svegliarvi, magari nel cuore della notte? Avete dormito da un amico, in un hotel, in vacanza da qualche parte. La sera prima avete magari bevuto qualche bicchiere di vino per rendere più piacevole la compagnia e vi siete risvegliati in piena notte in una stanza completamente buia e non ricordate che stanza è. Cercate dei punti di riferimento, qualche piccola luce che vi può dare orientamento e non riuscite a capire se è mattino o se è ancora piena notte. Cercate punti di riferimento ovunque, ma non li trovate. La mano scivola sul letto, sulle lenzuola, cerca un comodino, un appoggio, cerca disperatamente il vostro telefonino, ma niente. Cercate a bordo letto i pantaloni, niente. Allora iniziate a toccare le pareti per avere un punto di riferimento. La mano scivola lungo il muro, in cerca di un interruttore della luce. Ancora e ancora, poi ancora lungo un altro muro. Ma niente, nessun interruttore, nessuna luce, nessun cellulare, niente dei vostri vestiti. Questa sensazione è dura. Quegli attimi sono lunghissimi. Forse si tratta in realtà di poche decine di secondi, forse un minuto o due, ma la percezione che avete è che sia un'eternità. Pensate se fosse così anche dopo la vita. Tutti noi sappiamo che prima o poi troveremo l'interruttore della luce. Troveremo un piccolo LED luminoso da qualche parte, uno spiraglio di luce sotto una porta, un raggio di luce che entra dalla finestra, un punto di riferimento, una comoda e confortante sicurezza. Ma la domanda che mi volevo porre oggi è: quanto durerà questa oscurità? Quanto tempo saremo senza punti di riferimento? Il periodo attuale è un po' così, molti veli, molte false sicurezze, molte certezze hanno oscurato la luce e forse quelle che riusciamo a intravedere sono delle aberrazioni, sono dei riflessi, sono delle trappole. Sembra che vi sia un gruppo di persone che si è incaricato di creare uno scenario tragicomico, una metamorfosi del passato che resuscita, clonata, geneticamente modificata nel presente. Sono anche tanti quelli che dicono che ancora non abbiamo visto nulla e che il vero buio deve ancora arrivare. Io non ho risposte. Ciò che vedo è che stanno facendo di tutto per normalizzare certe distonie, per ghettizzare la coerenza, la logica in dei recinti sociali e mentali, anche attraverso i social media, anche attraverso la creazione di spazi virtuali, oserei dire come di una galera virtuale, in cui però ci sono menti reali all'interno. Se non rispetti il pensiero dominante,
ciò che ti aspetta è una cella virtuale, un lager per i tuoi rapporti umani, una solitudine social, la mente che è costretta, rinchiusa per rinnegare le proprie idee perché vengono considerate pericolose per la collettività, quando invece sarebbero l'unica soluzione possibile per la salvezza. Esci dalla prigione mediatica. Fuori c'è la vita. E se ti dovessi sentire come in una stanza buia, senza punti di riferimento, dove hai perso l'orientamento, anche la fiducia, beh, sappi che c'è un modo per ritrovare la luce. È chiudere gli occhi.